Ecco qui la nostra borsa. Oggi andiamo a fare questo video tutorial che sarà davvero divertente e stimolante. L'estate ci attende con i suoi colori luminosi e caldi. Vedete l'interno come si presenta bene e come dà sostegno, il giusto sostegno e leggerezza alla nostra borsa. Io vi lascio al video tutorial. L'occorrente per la nostra borsa è un uncinetto, io ho usato il numero 3, un ago da lana con la cruna larga e la punta arrotondata e il filato. Io ho usato della Tessiland il Rowan color glicine, però noterete c'è qualche fiorellino di altri colori perché avevo delle rimanenze di Rowan di altri due colori, il verde e l'arancio, e ho voluto terminarli. Ho reso così la borsa più colorata e divertente, tipicamente estiva. Dunque potrete fare anche voi la stessa cosa se avete dei filati da terminare. La rocca è da 200 grammi per 26 fiori e i manici dovreste riuscire a farcela. Andiamo subito alla realizzazione di questa splendida e solare borsa. Per foderare la nostra borsa avremo bisogno di un pezzo di stoffa, tinta unita o fantasia, scegliete voi in base al vostro gusto. Io ho scelto questa che riprende l'arancio di alcuni fiori che ho realizzato. Poi prenderete del rinforzo. Io voglio mantenere la borsa molto leggera, quindi ho evitato il feltro e la rete e ho preso questo che è un rinforzo adesivo, è una teletta che su un lato è tela e sull'altro è adesiva, va appoggiata sulla stoffa e basta passare il ferro da stiro caldo, si attacca alla stoffa sul rovescio nel nostro caso e la rinforza, la rende molto rigida. Ci sono di varie spessori, di varie forze. Io per la verità avevo questa in casa e userò questa che è un medio rinforzo. Iniziamo inserendo l'uncinetto come vi mostro, così. Lasciamo la codina davanti a noi, la portiamo dietro e facciamo la prima catenella passando il filato attraverso il cappietto. Abbiamo realizzato la prima catenella senza il nodino iniziale. Ne facciamo 7. Ci chiudiamo a maglia bassissima nella prima delle nostre catenelle a formare un anello. Ora ci alziamo con una catenella e realizziamo 12 punti bassi nel giro, quindi siamo a 2, realizzati i quali andiamo a chiuderci nel primo punto basso con una maglia bassissima. Il giro successivo inizia con 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta. Una quarta catenella è di separazione. Prendiamo il filo sull'uncinetto, qui ci siamo chiusi, entriamo nel punto basso accanto e realizziamo una maglia alta seguita da una catenella, così
fino alla fine di tutti i punti bassi del primo giro. Quindi maglia alta, catenella, maglia alta e catenella. Alla fine del giro dovremo trovarci con 12 riquadri, 12 archetti. Controlliamo il numero degli archetti che abbiamo realizzato, quindi 1, 2, 3. Sono 11, l'ultima catenella l'ho già realizzata, mi vado a chiudere a maglia bassissima sulla terza catenella dell'inizio giro. Quindi mi sono posizionata qui sull'archetto, ci entro dentro, realizzo una maglia bassissima, parto da qui con 10 catenelle. Maglia bassa nell'archetto successivo, una catenella, maglia bassa nell'archetto successivo. In ogni archetto entreremo una sola volta. Di nuovo 10 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, una catenella, maglia bassa nell'archetto libero successivo. Ripetiamo fino ad avere 6 anelli sul giro. Realizzato il sesto e ultimo archetto di 10 catenelle, realizzo l'ultima catenella e mi chiudo nel primo punto dell'inizio giro, qui alla base del primo archetto di 10 catenelle, mi chiudo con una maglia bassissima. Ora entro nell'archetto delle 10 catenelle che ho qui subito a disposizione, realizzo 5 maglie basse. Qui sul vertice realizzo 2 catenelle, altre 5 maglie basse. Nell'archetto di una catenella che segue realizzo una maglia bassa, passo nell'archetto di 10 catenelle e di nuovo realizzo 5 maglie basse. Due catenelle al vertice, quindi una e 2, e 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, una maglia bassa nell'archetto di una catenella. Proseguo così fino alla fine del giro. Realizzato l'ultimo petalo del nostro fiore, mi chiudo il giro con una maglia bassa nell'ultimo archetto da una catenella, poi chiudo il giro così, giro il fiore sul rovescio e vi mostro qua dietro c'è questo bastoncino va giù dritto, entro con l'uncinetto qui e realizzo la maglia bassa di chiusura del giro
proprio qui e faccio seguire il punto di chiusura di sicurezza. La chiusura del giro quindi sarà del tutto completamente invisibile. Vediamo ora come fare per cucire le nostre stelline, i nostri fiorellini gli uni agli altri. Li dobbiamo cucire in righe da 8, quindi man mano che completiamo il fiore lo cuciamo nell'ultimo giro. Io sono arrivata a questo punto della realizzazione, ho fatto metà petalo, entro con il mio uncinetto nel petalo, realizzo una delle 2 catenelle che avrei dovuto fare, poi entro nel petalo che devo cucire e ripesco il filo e a questo punto realizzo l'altra catenella che risulterà cucire un petalo all'altro. Procedo con la lavorazione normalmente, quindi faccio i 5 punti bassi che devo fare, sono a 2, 3, realizzati i 5 punti bassi, realizzo il punto basso tra un petalo e l'altro e di nuovo 5 punti bassi. Devo bloccare la punta di quest'altro petalo, faccio una delle 2 catenelle e mi devo fermare qui tra i 2 petali successivi, entro nell'archetto delle 2 catenelle, ripesco il filo e realizzo l'altra catenella, procedo a punto basso, quindi 1, una catenella e ora devo cucirmi qui su quest'altro petalo di quest'altro fiore, entro, pesco il filo e faccio l'altra catenella, quindi alla fine è abbastanza semplice. 5 punti bassi, punto basso centrale, cinque punti bassi, una catenella e mi fermo sull'ultimo petalo, quindi entro nel vertice, nell'archetto delle 2 catenelle, mi fermo con la catenella. A questo punto chiudo il fiore che sto realizzando, quindi una, fatti i 5 punti bassi nel petalo, punto basso centrale e la chiusura segreta come ve l'ho già mostrata, quindi qua dietro nel punto trasversale faccio la maglia bassissima, tiro fuori il
filo, aggiusto la tensione, punto di sicurezza ed ecco che il fiore è completamente cucito. Dunque, per comprendere facilmente, noi facciamo in questo modo: dobbiamo cucire i petali nei vertici, un vertice con l'altro. Man mano che andiamo avanti nella lavorazione agganciamo i petali al fiore precedente. Otteniamo così questa rete di fiori. Ho realizzato 3 righe da 7 fiori, ora devo cucire l'8º. Vi mostro come faccio. Io ho già fatto il primo petalo, il secondo a metà, ho realizzato una sola catenella. Ora mi fermo la catenella nel settimo fiore della prima linea dei fiorellini. Tiro fuori l'asola e comincio a lavorare il petalo con i rimanenti 5 punti bassi. Una catenella. Ora siamo qui, ci dobbiamo fermare con il filo qui nell'incrocio dei 2 fiori che vengono subito dopo. Dunque agganciamo il filo e continuiamo. Una catenella, quella che manca, e 5 punti bassi. 4, 5 ed una catenella. Andiamo a controllare la posizione del fiore, che va ad agganciarsi da solo su questi 2 petali, dove noi andiamo ad inserire l'uncinetto e peschiamo il filo e procediamo come abbiamo fatto sinora, quindi con la catenella e i 5 punti bassi. Una catenella. Andiamo a controllare la posizione. Ora il fiore vuole agganciarsi a questo petalo, ma arrivati a questo punto noi sappiamo che dobbiamo chiudere a cerchio la borsa, quindi andiamo a recuperare l'altro lembo dei 7 fiori e lo chiudiamo. Vediamo che si aggancia qui in questo punto il petalo del primo fiore dei 7 che abbiamo già fatto. Dunque io inserisco l'uncinetto qui e pesco il filo e lo faccio passare attraverso sia in un petalo che nell'altro e faccio la catenella. A questo punto la borsa si chiude a cerchio. Facciamo i 5 punti bassi, il punto basso centrale ed ora lavoriamo l'ultimo petalo. 1, 2, 3, 4, 5, una catenella. Se appoggiamo vediamo che il fiore vuole proprio prendere la strada che deve prendere, quindi è difficile confondersi. Una sola attenzione dovete porre, che vi dovete ritrovare a lavorare sempre dal dritto. Quindi inserisco l'uncinetto nell'archetto
pesco il filo e realizzo la seconda catenella e gli ultimi 5 punti bassi. Questo è un lavoro che facciamo solo con l'ottavo fiore di ciascuna riga. Punto basso centrale, mi chiudo sul retro del fiore così come vi ho mostrato sinora con la maglia bassissima, aggiusto la tensione, punto di sicurezza e taglio il filo, così vi mostro la forma che assume a questo punto il corpo borsa, che è questo. Come potete vedere, la borsa si è chiusa ad anello. Ora dobbiamo fare la stessa cosa con le ultime due margherite margherite, fiori, petali, come volete chiamare, gli ultimi due fiori che mancano. Io vado a fare lo stesso lavoro e poi ci vediamo per la base. Ecco come posizionare le margherite sul fondo della borsa. Queste sono le ultime due che dobbiamo fissare. Allora, noi cominciamo diciamo, per essere il più chiari e lineari possibili dal lato stretto e posizioniamo la margherita che abbiamo qui sul lato stretto con i due petali che tendono ad andare uno a destra e uno a sinistra. Lo congiungiamo, anzi, per meglio dire, in questo lato sono già cuciti, da questa parte li congiungiamo con un marcatore con il petalo del fiore che andiamo a cucire. Altrettanto facciamo qui sull'altro lato. Poi a seguire posizioniamo i petali così come li avremmo cuciti normalmente, quindi spigolo su spigolo. Altrettanto facciamo sull'altro lato, quindi posizioniamo i due petali della margherita del fianco della borsa e poi i due petali del fiore che andiamo a cucire e lo posizioniamo normalmente. Il fiore tenderà a prendere la posizione naturale. Questo è l'effetto delle due margherite cucite. Come vedete non c'è nessuna differenza con le altre margherite, sono questa e questa che praticamente incrociano tutti i petali. Ora rigiriamo insieme la borsa e vediamo che ha preso la sua forma. Iniziamo una catenella lunga 30 centimetri. Con 70 catenelle sono arrivata alla lunghezza di 30 centimetri. Aggiungo una catenella per voltare e giro la mia catenella sul rovescio. Qui dietro troviamo questo ponticello, dobbiamo entrare con l'uncinetto qui e fare un giro a punto basso, entrando punto su punto sempre su questo ponticello che troviamo sul rovescio della nostra catenella. Entriamo qui, arrivati alla fine del giro, lasciamo per un attimo l'asola e rientriamo nel punto, così come sto facendo io. Peschiamo la codina, la riportiamo su, così la nasconderemo durante il lavoro
ed ora voltiamo il lavoro e portandoci dietro la codina cominciamo a lavorare in costa retro. Inseriamo cioè l'uncinetto nella costa retro del punto e lavoriamo il punto basso, così per tutto il giro. Voltiamo il lavoro senza catenella e entrando nel primo punto, invece di andare in costa retro, questa volta andiamo in costa anteriore e lavoriamo il giro così, punto basso, costa anteriore. Il giro va alternato, in tutto ne faremo 4, una in costa retro, l'altra in costa anteriore. A fine giro mi porto sul lato corto del manico al centro dei 4 giri, quindi tra il secondo e il terzo giro. Entro con l'uncinetto e realizzo delle maglie bassissime e mi porto qui al centro. A questo punto tiro un'asola lunga quanto è lungo il manico e la faccio passare attraverso. La fermo su quest'altro lato del manico entrando dal dritto del manico e tirando fuori l'asola così. A questo punto torno di nuovo indietro, quindi allungo ancora di più l'asola fino ad arrivare al doppio della lunghezza del manico, tiro l'asola e la riporto indietro, quindi ripesco dove ero arrivata, ripesco l'asola e faccio passare attraverso. A questo punto devo aggiustare la tensione, cioè fare in modo che il filo sia lungo esattamente quanto il manico. Una volta che ci saremo accertati che le due asole che sono andate da sinistra verso destra agganciate sul lato corto e tornate indietro siano della esatta lunghezza del manico, chiudiamo sul lato corto il nostro manico fino a far congiungere la catenella iniziale con l'ultimo giro. Con l'uncinetto che a questo punto ha agganciato il filo interno di rinforzo, prendiamo il filato della nostra rocca, tiriamo e aggiustiamo la tensione, chiudiamo i due lembi del manico imprigionando i fili all'interno e ci portiamo a maglia bassissima inserendoci nella lavorazione laterale con il nostro uncinetto fino ad arrivare al lembo esterno del lavoro, quindi basteranno un paio di punti bassissimi inserendoci nelle asole. Arrivati qui sui lembi esterni a punto bassissimo e ecco qui vedete che si ha un senso di continuità e quindi chiudendo il filo, questo è il segreto del nostro manico, il filo di rinforzo interno. A questo punto noi prendiamo un'asola dell'ultimo giro e un'asola della catenella iniziale e chiudiamo a punto bassissimo. A fine giro completiamo con le maglie bassissime e chiudiamo anche
l'estremità opposta del nostro manico con un paio di maglie bassissime a rifinire tutto il perimetro. A questo punto lasciamo una codina molto lunga, anche 70 centimetri, e tagliamo. Chiuso il lembo del manico, infilato l'ago dalla punta arrotondata, procediamo ora a cucire i due lembi sulla borsa. Centriamo la borsa e mettiamo il fiore centrale qui ben posizionato in corrispondenza del fiore centrale della parte opposta della borsa e ci accertiamo che tutti i petali dei fiori siano posizionati per bene. Prendiamo l'ago con il nostro filato e a questo punto andiamo a cucire. Quindi cuciremo in corrispondenza dell'altro manico. Con l'ago entriamo nella corona superiore del petalo che andiamo a cucire e passiamo dall'altra parte. Quindi posizioniamo il nostro manico così come abbiamo fatto per l'altro e passando nella parte opposta del punto del petalo passiamo così, tiriamo per bene il filo e rientriamo nel manico. Dal manico rientriamo nel petalo e passiamo così all'esterno. L'aspetto sarà di un manico appena appoggiato. In realtà, essendo molto rinforzato all'interno, il manico è ben fermo. Passiamo nel punto accanto del petalo e nel manico e facciamo passare tutta la nostra lunga codina di nuovo nel petalo e di nuovo attraverso il manico un paio di volte. A questo punto facciamo un altro rinforzo. Come facciamo? Entriamo con l'ago, per questo necessaria la punta arrotondata, entriamo con l'ago tra i due lembi del manico e facciamo passare la nostra codina attraverso, tiriamo per bene e prendendo un punto all'indietro riportiamo l'ago all'interno del manico e lo facciamo passare avanti di qualche centimetro, di nuovo un punto all'indietro e ancora un po' avanti fino ad arrivare all'altro estremo opposto del manico. Questa cucitura sarà completamente invisibile, ma efficacissima e molto forte. Ecco qui, siamo arrivati all'altro estremo, posizioniamo il manico e completiamo la cucitura. Quindi andiamo nella parte finale del manico il filo non è visibile, però è stato rinforzato lungo il suo percorso.
andiamo in corrispondenza del fiore che riceverà il manico, in corrispondenza ovviamente del manico opposto, e portiamo il filo dall'altra parte. Il manico si andrà ad appoggiare naturalmente sul petalo. Dall'esterno del petalo passiamo sul manico e così completiamo il lavoro. Come vedete, il manico è facile da realizzare ed è molto forte. E non ci fa rinunciare alla leggerezza della borsa. Per il taglio del rinforzo adesivo io ho misurato la borsa. I due lati stretti della borsa misurano 11 x 15, mentre tutto il corpo borsa, quindi la base e il davanti e il dietro, misurano di altezza totale questa dimensione qui 41 centimetri, per la larghezza della borsa che è 24 centimetri. Ho tagliato il rinforzo, lo appoggerò sul rovescio della stoffa e taglierò la stoffa a misura del rinforzo. Appoggio la teletta sulla stoffa, lascio ai margini 1 centimetro di bordo e poi fisso la teletta in posizione con degli spilli prima di procedere al taglio. Io adesso taglierò e lascerò 1 centimetro di orlo lungo tutto il perimetro. Una volta effettuato il taglio avremo ottenuto questo, quindi questi sono i due lati stretti della borsa e questo è il davanti e il dietro della borsa. A questo punto accertiamoci che la teletta abbia il lato lucido appoggiato sul rovescio della nostra stoffa. Il lato lucido è la parte adesiva, quindi accertiamoci che la parte opaca, quindi senza colla, sia rivolta verso di noi, la parte lucida sul rovescio, e passiamo tutto al ferro da stiro. Quando faremo la prova e la teletta non si stacca più dalla stoffa, vorrà dire che si è completamente legata al tessuto e possiamo considerare il fissaggio effettuato. Passeremo a macchina questo lato superiore con l'orlo rivolto verso l'interno, l'altro lato con l'orlo rivolto verso l'interno e anche il lato superiore del fianco della borsa e di quest'altro fianco della borsa. Successivamente rimettiamo tutto sul dritto e cuciamo l'altezza della borsa, quindi cuciremo questi due lati, questi altri due e poi la stessa cosa sull'altro lato della borsa. Anche la scocca è pronta, con ovviamente la stoffa all'interno e la teletta adesiva all'esterno. Apriamo la nostra borsa ed inseriamo la scocca così come l'abbiamo realizzata all'interno della nostra borsa. La posizioniamo per bene, la fissiamo e poi cuciamo
i lembi, solo il lembo superiore. Fissata la scocca con delle pinze, qualsiasi, anche delle mollette vanno bene, io procedo, ho infilato l'ago con del filo bianco, procedo alla cucitura della stessa sul perimetro superiore della borsa con dei punti quanto più invisibili possibile, passando tra la scocca e il lavoro all'uncinetto, facendo coincidere i due lembi, così da avere un fissaggio abbastanza solido e duraturo, ma invisibile. Io procedo così con la cucitura e poi vi mostrerò il lavoro completo. Ecco qui la nostra borsa completata in tutta la sua bellezza. Vedete i colori solari interni ed esterni della borsa, la perfezione e la leggerezza che la denotano. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi invito all'iscrizione al canale e attivate la campanella. Grazie.